Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube se è la prima volta che stai guardando una mia analisi e un bentornato se invece sei un mio utente abituale. Quest'oggi parliamo di gold, petrolio e argento, ovviamente con l'analisi ciclica di Earth realizzata con l'Earth Cycle Engine. Partiamo con il gold. Prima ti ricordo di mettere un like all'analisi, magari alla fine della tua visione, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato con le mie analisi e i miei eventi di trading live. Partiamo quindi dal gold. Stiamo chiaramente lavorando un ciclo master da 40 settimane che ha una durata media di 41,3 settimane, in termini di barre dura 199 barre con l'analisi di 63 onde cicliche consecutive. Siamo, come possiamo vedere, arrivati molto vicini a quella che è la chiusura di un ciclo da 40 settimane. Al momento il minimo candidato è quello del 30 giugno 2026 e avremo una conferma definitiva il 12 agosto 2026, quindi mancano veramente pochi giorni. Questo minimo rimarrà valido finché il prezzo non dovesse, a meno che il prezzo, scusatemi, non dovesse ovviamente portarsi sotto al livello e quindi andare ad aggiornare un nuovo minimo. Indicativamente la sinusoide comunque cambierebbe davvero poco perché un minimo eventualmente un po' spostato in avanti non andrebbe a influire quello che è il movimento futuro. Ricordo a tutti che una volta confermato il minimo ciclico del master, la sinusoide proiettata non cambia più. Questo rende il sistema assolutamente falsificabile. Che cosa significa? Significa che si può valutare se la proiezione sia rivelata poi corretta oppure sbagliata dopo, non chiaramente facendo un'analisi a posteriori. Quindi siamo in presenza di un possibile passaggio rialzista per quanto riguarda l'analisi ciclica che vede due date possibili di massimo, la prima il 24 di agosto e la seconda il 2 di ottobre. Ovviamente la sinusoide essendo fissa ci dà una macro area che poi noi andremo tramite le proiezioni che sono invece in live a rendere più precisa per la nostra operatività. Andiamo adesso ad aggiungere la parte prezzo. Importante per quale motivo? Perché chiaramente noi dobbiamo sempre avere il trend del prezzo, quindi la price action che sia allineata all'analisi ciclica e in questo momento non lo è. Come possiamo vedere abbiamo la banda del prezzo che è di colore rosso e il prezzo è sotto di essa, quindi il trend effettivamente è ancora ribassista e quindi noi per poter avere una conferma di questa fase rialzista che cosa dovremo attendere? Dovremo attendere che il prezzo si porti sopra alla fascia dell'indicatore di trend e che chiaramente vada a rompere dei livelli di resistenza. Andiamo quindi adesso a utilizzare i livelli che ho già tracciato precedentemente. Vedete che ho dei livelli di supporto perché? Perché i livelli di supporto saranno importanti per una decisione ribassista qualora chiaramente il prezzo dovesse mantenersi sotto la banda e dovesse arrivare vicino a un minimo, a un massimo rialtista. In questo momento dovessimo avere il prezzo che ancora mantenesse sotto alla fascia dell'indicatore e raggiungessimo la data del 21 di agosto, parlo sempre chiaramente di finestra temporale, allora in questo caso dovremo andare a cercare indicazioni ribassiste, anche se in realtà per poter lavorare al meglio l'indicatore noi dovremo cercare delle indicazioni rialziste qui e delle indicazioni ribassiste qua come prime indicazioni. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo attendere il picco di un ciclo da 20 settimane, che è questo qua, okay, per poter andare a cercare delle indicazioni ribassiste. Quindi al momento non si può fare nulla sul gold perché non abbiamo correlazione tra il prezzo e l'analisi ciclica. Andiamo adesso a vedere il petrolio. Petrolio, una precisione incredibile. Siamo ancora all'interno del ciclo da 40 settimane, abbiamo un minimo candidato che è questo che vediamo, quindi stiamo parlando della data del 10 di luglio 2026, questo è il minimo che l'indicatore è andato a trovare, ok? E a rendere candidato, però non assolutamente definitivo. Avevamo un picco che era previsto intorno alla data del 24 di luglio, effettivamente il mercato ha creato il suo picco il 23 di luglio e come ben ricorderete avevo detto che attenzione a scommettere su un ribasso perché eravamo già arrivati all'interno
come potete vedere, della finestra temporale in cui ci potevamo aspettare una fase rialzista del petrolio, effettivamente il petrolio ha preso la via del rialzo seguendo perfettamente la previsione generata dall'indicatore. Adesso ci troviamo chiaramente, e lo vediamo anche in modo netto, in una fase ciclica ribassista, dove abbiamo la fase ciclica ribassista, lo possiamo vedere, del ciclo da 20 settimane, sta girando al ribasso anche il ciclo da 80 giorni ed è già anche ribassista il ciclo da 40 settimane. Poi se vediamo abbiamo anche un ciclo da 40 giorni ribassista. Io sono andato, come puoi vedere, è cancellato, a escludere il ciclo da 20 giorni nella sinusoide perché crea un po' di rumore. In questo caso la sinusoide è molto più pulita, quindi più facile da lavorare. Quindi fase ciclica è assolutamente al ribasso, il prossimo minimo è valutato intorno all'11 settembre 2026, anzi proiettato, anche se, come puoi vedere, abbiamo un pallino con la L che ci dice che gli ultimi 5 cicli in realtà hanno avuto una durata inferiore rispetto alla durata media di tutto lo storico. A sta per average, è la durata media di tutto lo storico, quindi la proiezione di un ciclo che dura 185 barre. Se noi prendiamo l'ultimo ciclo chiuso, scusatemi, che è questo, quindi parliamo della data del 16 dicembre, e andiamo a prendere la proiezione con la A, come puoi vedere, il numero di barre è esattamente quello della media, quindi 185 barre, come puoi vedere, ok? Però sappiamo che gli ultimi 5 cicli in realtà sono stati più brevi. Questo è un fattore molto importante. Per quale motivo? Perché ci dice che il mercato sta un po' contraendosi rispetto alla sua sequenza storica. Che cosa dobbiamo fare? Intanto da un punto di vista prezzo abbiamo già delle indicazioni interessanti. Come possiamo vedere, la fascia è vero che è ancora blu, ma è molto sottile, quindi vuol dire che il prezzo in realtà non ha direzione, ma al momento il prezzo si è già portato sotto di essa, quindi non manca neanche molto tempo perché da azzurra, quindi rialzista, diventi rossa e quindi ribassista. Potremmo quindi iniziare a cercare delle conferme ribassiste, sì, vado chiaramente a spostare questo livello, anzi più che spostarlo ne inserisco uno nuovo, perché per me questo rimane ancora un livello valido per un eventuale rialzo. Per quale motivo? Perché rimane un breakout. Però se dovesse chiaramente il mercato portarsi stabilmente sotto, andiamo a metterci qui, a livello di supporto 77 e 78, allora potremo andare a cercare indubbiamente delle indicazioni al ribasso. Vado a cambiare il colore, lo facciamo rosa, così abbiamo un livello diverso come colore e sappiamo che sotto questo livello potremo avere delle conferme di ribasso con primo target, l'ultimo breakout non ancora utilizzato, sia il 13 luglio, parliamo di 75 e 73 ed eventualmente target più lontani, che chiaramente al momento sono ovviamente molto al di là da venire, 67,28. Quando verrebbe invalidata la fase ciclica ribassista, nel momento in cui il mercato si portasse nuovamente sopra alla fascia dell'indicatore e chiaramente attualmente dovesse andare a rompere gli ultimi massimi relativi, e stiamo parlando di 86,87, quindi 86,87, quindi massimi del 31 luglio 2026. Andiamo adesso a vedere l'argento. Anche Argento è stato spettacolare nel seguire esattamente la forma dell'indicatore, quindi la previsione generata dalla sinusoide. Ricordo a tutti che la previsione si è confermata qua, quindi il 21 novembre 2025. Tutto quello che vedete è ciò che realmente ha previsto il metodo ciclico. Non è una magia, non è un indicatore che fa repaint, semplicemente è la statistica. I mercati lavorano esclusivamente con la statistica, tutto il resto sono convinzioni, ok? Chiedete sempre, quando vedete una tipologia di analisi, di farvi vedere una statistica. Io ce l'ho qua nella tabella, dove mi fa vedere tutti i cicli analizzati per ogni singolo ciclo, le durate medie, le finestre, le proiezioni, dove siamo e quanto manca. Quindi qualcosa di fenomenale. Dove ci troviamo in questo momento? Sull'argento. Intanto ti ricordo, mi raccomando, like se ti è piaciuto quello che hai visto fino adesso, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. In questo momento ovviamente stiamo lavorando un ciclo da 40 settimane, che è il ciclo dominante, e siamo ormai quasi arrivati alla fine. Attualmente il minimo candidato è il 17 di luglio, con un minimo previsto che va dall'11 di agosto fino al 24 di agosto, quindi sostanzialmente siamo quasi arrivati a capolinea. Ricordo che anche in questo caso un ciclo definitivo verrà confermato soltanto poi a novembre, ma ovviamente indicativamente intorno al 17 di settembre avremo già una conferma, qualora il minimo dovesse rimanere questo, dell'inizio di un nuovo ciclo da 40 settimane. Al momento siamo ancora borderline. Personalmente
una fase ribassista in questo momento va presa con molta attenzione perché il tempo inizia a essere un po' tiranno, come si dice. Siamo ovviamente anche lato prezzo in un trend ribassista, con il mercato che è sotto alla fascia dell'indicatore di trend ed è di colore rosso, quindi il trend effettivamente è ancora ribassista. Livello importante, vado solo a sistemarlo perché è un po', come potete vedere, sballato. Quindi il livello importante di breakout sarà 55,05 $. Sotto di esso potrebbe il mercato prendere ancora una via di accelerazione con il successivo livello di target che potrebbe essere l'area intorno ai 48,58 $, anche se abbiamo quest'area che è già stata utilizzata in realtà dal mercato, ma che potrebbe rivelarsi ancora comunque utile, ossia il livello di supporto di 51,12 $. Quando ovviamente verrebbe invalidata la fase ribassista, ovviamente con due condizioni. La prima, la più importante, quindi anzi la prima, non la più importante, ma la più indicativa, la prima che si verrà a verificare, molto probabilmente la rottura di un massimo importante, e a mio avviso un massimo importante rimane il massimo del 6 di luglio, ossia 63,73 $. Per quale motivo? Perché corrisponde all'ultimo breakout del mercato. In questo caso abbiamo avuto un breakout. Che cosa significa? Qui i venditori, ops, scusatemi, qui i venditori hanno avuto la meglio su un tentativo di rialzo da parte del mercato, e quindi se il prezzo dovesse portarsi sopra l'ultima accelerazione ribassista, allora sarebbe un'informazione molto importante di una possibile inversione di tendenza. E essendo noi molto vicini alla chiusura di un ciclo importante come quello da 40 settimane, beh, se il prezzo dovesse portarsi al di sopra di esso, sicuramente inizierebbe a essere una condizione molto molto da tenere in considerazione. Seconda condizione fondamentale è che il prezzo si vada a portare inizialmente sopra alla fascia dell'indicatore e successivamente poi il passaggio da colore rosso a colore blu da parte dell'indicatore di trend. Quindi al momento diciamo che da un punto di vista operativo molto probabilmente l'unico che ci potrebbe dare delle indicazioni interessanti rimane il petrolio, con la possibilità di un'attivazione di un ribasso sotto al livello di 79,26 o 77,78 $. Con questo è tutto, ti auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima analisi con l'Earth Cycle Engine. Ciao ciao!